vedere ci troviamo nei pressi di un'antica strada consolare romana, la Via Latina. La Via Latina era una delle prime strade consolari lastricate romane, si estendeva per un percorso totale di 200 km e collegava Roma all'antica città campana di Capua. Siamo qui perché questa antica strada è testimonianza di un passato che collega questa via a quelle che sono le antiche famiglie romane che abitavano e vivevano la città. Infatti, come possiamo vedere intorno alla nostra strada, e come vi mostreremo in questa puntata, entreremo in alcune delle tombe romane che si trovano nei pressi di questa Via Latina. Infatti era consuetudine dei romani seppellire i propri morti non all'interno delle città per ovvi motivi igienici, ma piuttosto verso le strade, lungo le strade. Le strade diventavano dei veri e propri monumenti per quelle che erano le famiglie romane del tempo. E quello che andremo a fare oggi sarà proprio quello di entrare in alcune di queste tombe e farvi vedere la qualità e la monumentalità di queste tombe. Per quello che percorreremo è un vero e proprio salto nel passato che speriamo vi possa in qualche modo trasmettere un'emozione, un'emozione che ci racconta di storie, di popoli e di culture. Come potete vedere, alle mie spalle c'è il sepolcro della gens Valeria, che era una delle più importanti famiglie romane dell'antica Roma, una famiglia che si estende con vari membri che tutti possono ricordare, come lo storico legionario Marco Valerio Corvo, che era uno dei principali comandanti generali di Furio Camillo, che fu dittatore per ben 5 volte. Tuttavia, quello che voi non sapete è che questo non è proprio veramente il sepolcro della gens Valeria, ovvero questo sepolcro, che fu costruito nel 160 a.C. dall'imperatore Antonino oppure all'inizio dell'impero di Marco Aurelio, fu attribuito ai Valeri perché molto probabilmente questa famiglia patrizia si era acquistata il terreno qui vicino e quindi in loro onore hanno voluto attribuirgli questo sepolcro. Però non sappiamo per certo se dentro ci fossero veramente i Valeri dal primo membro fino all'ultimo membro della dinastia. Tutt'oggi è ancora un mistero. All'interno del Parco delle Tombe Latine è possibile visitare anche il sepolcro dei Pancrazzi. La tomba dei Pancrazzi prende il nome dalla corporazione che prese in gestione la tomba sul finire del III secolo d.C. I Pancrazzi erano atleti che praticavano la disciplina del pancrazio, ovvero uno sport da combattimento che era molto diffuso nell'antica Roma. La tomba dei Pancrazzi è composta da 2 camere. La prima camera è situata al piano terra ed è ricca di mosaici pavimentali e affreschi che decorano tutta la sala. La seconda camera, invece, è situata nel sotterraneo del sepolcro ed è tutt'oggi conservata in ottime condizioni. I ritratti sulle pareti raffigurano e narrano le gesta di divinità greco-romane come Poseidone, il dio del mare, Dioniso, il dio della viticoltura, Atena, la dea della saggezza, Apollo, il dio del sole, Marte, il dio della guerra. Al centro della sala si trova un grande sarcofago in marmo greco. All'interno di questo sarcofago è possibile intravedere il cranio di una persona. Probabilmente questo cranio apparteneva al defunto che commissionò l'opera.